In Alien Rogue Incursion dimenticate di essere la preda e iniziate a pensare come un predatore. Per godervi appieno questo gioco non fate l'errore di confrontarlo con Alien Isolation, anche se i due titoli sono collegati nella lore, non condividono nulla in termini di gameplay e atmosfera. Ciao ragazzi, ben ritrovati nella baia, sono Ben e rimanete con me fino alla fine per scoprire ogni dettaglio su questa esperienza ricca di tensione in uno degli universi più iconici della storia del cinema e anche dei videogiochi, grazie ad Alien Rogue Incursion. E questa è la recensione completa. Sin dalle prime scene, il gioco ci trascina in un'atmosfera di tensione crescente, con la sensazione costante che ogni passo falso possa essere l'ultimo. In Alien Rogue Incursion vestirete i panni di Zula Hendrix, una cacciatrice di xenomorfi già nota nella saga. La vicenda si svolge su una base infestata situata sul pianeta dove Zula si è schiantata con la sua astronave. Ad accompagnarla nell'avventura è l'androide Davis. Esplorando la base, Zula scopre che la compagnia per la quale lavora ha fatto degli esperimenti per utilizzare gli xenomorfi come arma. Ovviamente qualcosa va storto, i mostri prendono il sopravvento, trasformando la base in un nido e la nostra missione in una lotta per la sopravvivenza. Il giocatore sarà chiamato a esplorare una serie di corridoi intricati e ramificati, hangar e laboratori per trovare una via di fuga. Tuttavia il percorso è disseminato di ostacoli come porte bloccate, codici da trovare, serrature da sbloccare e condotti di areazione pieni di pericoli. La narrazione però procede senza troppi intoppi, mantenendo la tensione alta dall'inizio fino alla fine. Ma una storia vincente non basta senza un gameplay solido che la supporti. E quindi vediamo come Alien Rogue Incursion si comporta sul piano delle meccaniche di gioco. Il gameplay è centrato sull'esplorazione e il combattimento contro orde di xenomorfi. Le armi a disposizione includono il classico fucile a impulsi, un revolver, un fucile a pompa e mine di prossimità. Sebbene il rilevatore di movimento sia presente, il suo utilizzo è limitato e più orientato a creare ansia che a offrire un vero vantaggio tattico. Le interazioni dell'ambiente sono abbastanza curate, con porte da sbloccare, valvole da girare, pannelli da maneggiare. Tuttavia, l'assenza di meccaniche stealth e la ripetitività di alcune meccaniche per la serie porta bloccata, trova l'oggetto per sbloccarla, nel frattempo affronta orde che sembrano comandate da una specie di timer, finalmente sblocca la porta e ripeti. Ecco, tutto questo rende il gameplay un po' prevedibile fin da subito. Lo shooting è coinvolgente, con un sistema di ricarica manuale ben realizzato e il pericolo aggiunto del sangue acido degli alieni. Nonostante questo, l'intelligenza artificiale degli xenomorfi risulta basilare, facilmente prevedibile. Le meccaniche di gioco sono quindi solide, ma è il comparto visivo che spesso definisce l'atmosfera di un survival horror. E quindi ecco come il comparto grafico contribuisce a farci sentire immersi nel mondo alieno. Le luci tremolanti dei corridoi e l'oscurità che avvolge ogni ambiente sembrano quasi sussurrarci che qualcosa ci sta osservando, nascosto proprio lì, nell'ombra. È un'esperienza visiva che cattura e inquieta allo stesso tempo. Graficamente il gioco si presenta con un ottimo livello di dettaglio. Le ambientazioni sono ricche di particolari, con ombre dinamiche, luci volumetriche e texture uniformi su ogni superficie. Gli effetti di fumo, vapore e tassellazione arricchiscono l'immersione. Particolarmente impressionante è l'effetto di corrosione dell'acido xenomorfo, che lascia veri e propri buchi negli ambienti. Nonostante la predominanza di ambienti bui e claustrofobici, l'uso di luci stroboscopiche e riflessi dinamici sulle superfici contribuisce a una resa visiva d'impatto. Tuttavia, alcuni difetti grafici, come l'effetto innaturale del dissolvimento dei corpi alieni e bug occasionali come bossoli che cadono all'infinito, compromettono parzialmente l'esperienza. La campagna dura circa 8 ore, non offre obiettivi secondari, percorsi alternativi oppure scelte che incentivino a una seconda run. La struttura lineare del sistema di missioni, non quello dell'ambiente, e la ripetitività di alcune meccaniche di gioco riducono la rigiocabilità. Tuttavia però il ritmo narrativo sostenuto e la tensione costante rendono l'esperienza comunque coinvolgente per la prima partita. Con una durata media di circa 8 ore, Alien Rogue Incursion si presenta quindi come un'esperienza piuttosto lineare e rapida per quello che ci si poteva aspettare. Non ci sono obiettivi secondari, strade alternative o scelte nella storia che possano spingere il giocatore a ricominciare il gioco, quindi è un'opera abbastanza compatta
compatta, ma proprio questa compattezza piace sicuramente a chi cerca una storia ben focalizzata e senza distrazioni inutili o lungaggini che allungherebbero eccessivamente e inutilmente il brodo. La mancanza di rigiocabilità però potrebbe deludere chi ama per esempio esplorare vari percorsi narrativi, ma per chi preferisce invece storie rapide e autoconclusive, ma soprattutto intense, le 8 ore del gioco offerte direi che sono abbastanza soddisfacenti. Ogni passo in quei corridoi bui è un rischio calcolato, dove il prossimo beep del rivelatore potrebbe segnare la tua fine. Le luci lampeggianti, gli eco e i rumori che si sentono a 360 gradi nei condotti di reazione creano quell'atmosfera che vi spingerà a chiedervi: sto cacciando oppure sono cacciato? Quindi se Alien Isolation era un horror psicologico, Rogue Incursion è uno sparatutto action frenetico che riflette un lato totalmente opposto del conflitto tra xenomorfi e umani. Nonostante alcuni difetti, Alien Rogue Incursion offre un'esperienza molto godibile, soprattutto per gli amanti del franchise. L'azione è frenetica e ansiogena, le ambientazioni sono fedeli alla lore e alla storia che si intreccia bene con alcuni titoli precedenti. Tuttavia, alcuni bug e la ripetitività del gameplay potrebbero scoraggiare i giocatori più esigenti. Tra i pregi abbiamo una grafica molto dettagliata e che crea una grande atmosfera, uno shooting coinvolgente ricco di tensione, ambientazioni molto fedeli alla lore del franchise. Tra i difetti, la ripetitività delle meccaniche di gioco, alcuni bug e glitch occasionali, mancanza di rigiocabilità e meccaniche stealth. Alien Rogue Incursion è un titolo che merita di essere giocato da chi ama la saga di Alien, pur consapevole dei suoi limiti. È un gioco che privilegia l'azione rispetto alla sopravvivenza, offrendo un'esperienza diversa ma comunque memorabile per i fan. Fatemi sapere tra i commenti se siete d'accordo con questa recensione. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che la versione Quest arriverà il 15 febbraio e che il gioco, al momento, è disponibile solo su SteamVR e PSVR 2. Se volete supportare la baia, lasciate qualche doblone nel forziere usando il tasto super grazie. Al capitano Ben è tutto. Vi aspetto nella baia per una prossima avventura. Un saluto marmaglia. Ho ho!